Dopo il successo del nostro primo video su tutti i modi per dire prego, oggi ho di nuovo il piacere di avere qui con me Angela. Ciao a tutti! Angela, qual è l'argomento della lezione di oggi? La lezione di oggi è piuttosto particolare, direi. Prima di tutto vedremo come formare l'imperativo italiano e successivamente lo utilizzeremo per preparare una buonissima ciambella. Allora, oggi impareremo anche un po' di vocabolario legato alla cucina. Esatto! Rimbocchiamoci le maniche e iniziamo subito! L'imperativo serve per dare comandi, ordini, indicazioni e, ricordate bene, si usa sempre senza pronomi personali. Già, non è tanto difficile, a dire il vero. Infatti, con le persone tu e voi segue la stessa e identica coniugazione del presente indicativo. Per esempio, Graziana, prendi il mio cellulare, per favore? Certo! Ecco a te, grazie! Oppure, un altro esempio può essere: seguite attentamente la lezione di oggi. Molto semplice. L'unica eccezione è la seconda persona singolare dei verbi in are. Per esempio, voi dovete dire mangia, studia, canta. Avete notato? Angela ha usato per questa persona la radice del verbo più a, mentre al presente indicativo avremmo dovuto dire tu mangi, tu studi, tu canti. Esattamente. Invece, per formare l'imperativo con il pronome noi, si usa il congiuntivo presente. Infatti, se ricordate bene, all'inizio della lezione ho detto iniziamo subito. Esatto. E si usa il congiuntivo presente anche con il pronome formale lei. Quindi, per esempio, se un uomo vuole far passare prima una donna, se si trovano entrambi all'ingresso di un locale ed entrambi devono entrare, allora lui può utilizzare l'espressione prego, vada avanti. Per quanto riguarda l'imperativo negativo, si mette il non prima del verbo all'imperativo per la terza persona singolare quando utilizziamo il pronome formale lei. Quindi, per esempio, non vada da quella parte. Per la prima persona plurale, ovvero con il pronome noi, non perdiamo tempo. E anche alla seconda persona plurale, ovvero con il pronome voi. Per esempio, non tornate tardi. Attenzione però, per quanto riguarda la formazione dell'imperativo negativo, fa eccezione la seconda persona singolare. Alla seconda persona singolare si usa sempre e solo non più infinito. Già, quindi, per esempio, non andare al mare, oppure non prendere il taxi. Non dormire oggi pomeriggio. Inoltre, quando l'imperativo è accompagnato da un pronome complemento, questo si unisce al verbo e formano una sola parola. Esatto, per esempio, prendi la penna, prendila. Oppure, un altro esempio può essere mettete mi piace al nostro video, mettetelo. Molto facile, però alla forma negativa il pronome complemento può anche andare tra la negazione ed il verbo.
Esattamente. Per esempio, non chiamarlo, non lo chiamare. Non parlatemi, non mi parlate. Prima di proseguire, diamo un'occhiata a questa tabella con i verbi che hanno un imperativo irregolare. Come vedete, essere, avere e sapere sono completamente irregolari, sia alla seconda persona singolare che alla seconda persona plurale. Quindi abbiamo sii, siate, abbi, abbiate, sappi, sappiate. Invece, dare, fare, stare e andare alla seconda persona singolare hanno due forme possibili, una irregolare, da, fa, sta, va, con l'apostrofo, e una regolare, mentre alla seconda persona plurale, come vedete, sono completamente regolari. Dire, invece, ha una sola forma irregolare con tu, quindi di con apostrofo, mentre è regolare con voi. Attenzione però, quando usiamo questi ultimi verbi con dei pronomi complemento, nella seconda persona singolare dobbiamo prendere la forma irregolare, togliendo l'apostrofo e raddoppiando la consonante. Ad esempio, dammelo, faccelo, dille. L'unico pronome che non raddoppia è gli. Dagli, fagliela, diglielo e così via. Perfetto! Ora è giunto il momento di mettere in pratica quello che abbiamo imparato e di preparare la nostra deliziosa ciambella allo yogurt. Sì, indossiamo il grembiule e cuciniamo! Cominciamo! Allora, fai sciogliere 100 g di burro a temperatura ambiente e poi mescolalo con una spatola oppure con un cucchiaio di legno in una ciotola. Ora aggiungi 200 g di zucchero, 2 uova, che profumo! Un vasetto di yogurt e 250 g di farina. Adesso prendi la farina e setacciala usando un colino e aiutandoti con un cucchiaio, proprio come adesso faccio io. E intanto mescola sempre. Mentre stai ancora setacciando la farina, aggiungi il latte. E continua sempre a mescolare. Ecco un succo di frutta per dissetarvi. Grazie Teresa. Prego. Grazie mamma. Ecco a te.
Grazie. Cin cin. Quando il composto risulta omogeneo, termina con del lievito per dolci e setaccia anche questo. Adesso prendi una teglia precedentemente imburrata e infarinata e versa il composto ottenuto in questa teglia. E aiutati con una spatola. Prendi. Grazie. Bene, ora inforna a 180 gradi per 20 o 25 minuti in un forno preriscaldato. Andiamo! Adesso, mentre aspettiamo che la ciambella sia pronta, ecco un consiglio. Per dare un aroma in più alla ciambella, puoi aggiungere una bustina di zucchero vanigliato assieme allo zucchero iniziale. Trascorso questo tempo, per assicurarti che la ciambella sia cotta, fai la prova dello stuzzicadenti. Inserisci lo stuzzicadenti nella ciambella. Se esce pulito, è cotta, altrimenti aspetta ancora un po'. Il nostro è pulito, quindi è cotta. Bene, la nostra ciambella è pronta per essere servita. A questo punto, se vuoi, puoi cospargere dello zucchero a velo, come faccio io. Adesso vado a prendere un coltello. Sì, così possiamo mangiarla finalmente. Uso questo coltello per tagliare la nostra ciambella. Ecco a te un tovagliolo. Grazie. Allora, se questa nuova tipologia un po' particolare di video vi è piaciuta, fatecelo sapere nei commenti, così possiamo preparare un'altra lezione molto simile. Certo, possiamo presentarvi una fantastica ricetta, ovvero La focaccia barese. molto tipica della nostra regione. Allora, Angela, che ne dici? Mangiamo? Certo, Intanto, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ecco a te. grazie, buon appetito! Buon appetito! Vediamo com'è. Provatela!